Vedete quanto è cattiva la nuova Peugeot 3008? 4,44 m di lunghezza per 1,84 m di larghezza per 1,62 m di altezza. Un SUV di cui mi piace particolarmente il gruppo anteriore, dove trionfa questa calandra che rientra un pochino, il leone al centro, la scrittina Peugeot, e i gruppi ottici hanno tecnologia full LED. Tra l'altro la freccia è bellissima perché insegue, si rincorre, e quando andiamo a metterla, magari abbiamo soltanto accese le luci diurne, si diventano più fioche le luci diurne, insomma è un effetto che piace. In taglio laterale si nota che cosa? Si notano i grandi cerchi, si nota anche l'ingresso keyless. Io a bordo come sto? Beh, complice l'altezza di 1,62 m non ho nessun problema né a salire né a scendere. Questa è la mia posizione di guida, come vedete non ho alcun problema per la testa e neanche per le ginocchia. E oltretutto, con questo nuovo volante io riesco a vedere finalmente tutto il cruscotto. Dietro come ci si sta? Il passo è più che sufficiente e infatti potete notare che si riesce tranquillamente a salire. Certo, con il sedile impostato sull'altezza di Andrea ancora meglio. Tra l'altro qui posso gestirmi le bocchette dell'aria condizionata, ho la presa 12 volt e sotto, come se non bastasse, ho un'ulteriore presa. E guardate che tipo di presa è? Esatto. In taglio posteriore mi piace moltissimo il doppio scarico, mi piacciono i piccoli gruppi ottici, mi piace soprattutto l'apertura elettrica del portellone, che rivela una capacità di carico più che sufficiente. Rispetto alla 308 berlina, stavolta di spazio ne abbiamo tanto, non manca nemmeno la gomma di scorta. Io adesso ho devastato tutto il bagagliaio, cose che succedono, ma lo rimetto a posto in un baleno. Ecco fatto, più o meno. Ho la possibilità di abbattere i sedili posteriori con queste semplici levette, ho la luce di cortesia e posso anche richiudere il portellone con il piede. Posso anche decidere di chiudere contemporaneamente le serrature. Credo sia la prima volta che riesco a chiudere un portellone in una prova con il piede. Adesso noi recuperiamo Andrea e andiamo a provarla in strada, questa Peugeot 3008. Bene amici di Automoto.it, siamo al volante di una vettura che mi è piaciuta tanto fuori e dentro. Luca, ma perché non hai la felpa? Non ho la felpa perché ho appena fatto il trasloco, quindi non trovo più la felpa. L'hai persa negli scatoloni e io per solidarietà l'ho tolta. Grazie. 2000, turbo diesel, 150 cavalli, 370 sono i Newton metro se non sbaglio, a 2000 giri, ci sono anche due motorizzazioni benzina e diesel, c'è anche la versione da 120 cavalli, però secondo me questa è la versione più a fuoco perché comunque è un SUV, non è una macchina leggerissima e i 150 cavalli ci stanno tutti. Servono e bastano. Servono e bastano e ti dirò di più, mi piace scatenarli con questo volantino, riprende un po' la filosofia dell'iCockpit con gli strumenti in alto rispetto al volante, tagliato anche in alto, quindi tu con questo taglio in alto orizzontale forse riuscirai a vedere meglio gli strumenti. Togli il forse, riesco a vedere tutto il quadro strumenti perché il quadro strumenti è posto un pochino più in alto anche rispetto ai soliti quadri strumenti del gruppo che vediamo in alto, e quindi rispetto alla posizione di guida devo dire che vedo tutto molto bene. Comunque sterzo diretto, quasi divertente, così come ben spaziato, e devo dire anche la leva non si impunta, si comanda bene. Noi abbiamo purtroppo il manuale 6 marce, c'è anche l'automatico, secondo me questa è una vettura da automatico, Luca. Sì, anche perché secondo me, pur muovendosi in maniera interessante in città, fuori è la sua destinazione d'utilizzo, fuori dalle grandi città, quindi secondo me l'automatico sarebbe più comodo, come dici tu. Frizione leggermente pesante per l'utilizzo in città, lunga, sì. Mentre tenuta di strada buona, ma forse assetto un filo troppo rigido, si scompone un po' nei curvoni quando troviamo i giunti di dilatazione. Nulla di che, rimbalzi un pochino. L'avrei preferita un pochino forse più rigida. La sentiamo rigida perché ha la spalla bassa degli pneumatici. Metto in sport perché c'è il pulsantino per mettere in sport, scalo e Luca, senti subito il rumore del motore come diventa più aggressivo. Facciamo la nostra solita rotatoria, la grande coppia ci fa uscire ma lo senti il rumore? Il rumore l'ho sentito ma mi è piaciuto. Ma entra dalle casse in sport, perché non è possibile che un diesel diventi così cattivo, così aggressivo. Scusa, prova a riaccelerare. Te lo do 99 su 100. No, facciamo il fonometro, dai, che poi te lo faccio sentire. Quando facciamo lo 0 a 100 te lo faccio sentire, poi non arriviamo a 100.
siamo attorno ai 71 dB, quindi molto silenziosa, molto ben insonorizzata, velocità autostradale, si riesce a chiacchierare tranquillamente. È una di quelle vetture che non ti dà il senso della velocità, sembra andare sempre più piano rispetto a quello che si va, ma si riesce a capire quanto si va grazie al grandissimo cruscotto davanti completamente LCD. Mi è piaciuto tantissimo, Luca, mi è piaciuta la grafica. Si può modificare la grafica, si può personalizzare, possiamo far diventare piccolini gli strumenti e farlo diventare un grande display per la navigazione. Basta fare così, guardate, con una bellissima grafica mi si attiva praticamente una mappa lì davanti. Possiamo personalizzarlo per decidere che informazioni vedere a destra e che informazioni vedere a sinistra, oppure possiamo cliccare su minimo e praticamente quasi si spegnerà, lasciandoci solamente la ripetizione della velocità, il cruise eventualmente settato, che purtroppo non è adattivo, e anche la velocità in grande. Quindi un cruscotto digitale intelligente con tante informazioni che si adatta a quello che fate. Ma Luca, a me è piaciuta un sacco la plancia, le finiture, i materiali. Finalmente non c'è legno, c'è denim, c'è jeans, mi piace un sacco. La percezione di lusso c'è, ed è insolito rispetto a quello che abbiamo visto in passato. C'è anche tanta velocità in accelerazione da 0 a 100, perché facciamo da 0 a 100 appunto in 9 secondi e 6 per una velocità di punta di 207 km/h. Poi le spendiamo due paroline sulla plancia. Vai. Trazione solamente anteriore, il motore stalla intorno ai 5.000 giri. Ci mettiamo alla velocità standard e pronta la frenata, vai, giù tutto freno. Grande beccheggio, ma si è fermata in spazi decisamente onesti. È entrato l'Hazard, non ti ho messo lo sport per farti sentire la differenza di rumore, ma vabbè, dai, diciamo che si è capita prima. Dosso assorbito molto bene, non siamo andati a tampone con le sospensioni. Allora, due parole sulla plancia. Mi piace tantissimo il design asimmetrico, leggermente girato verso di me, questo display grande, capacitivo e spigolosa, ma un design molto personale, molto caratteristico. A me piace un sacco. Qualche piccola caduta di stile su alcune plastiche, un filo più economiche rispetto ad altre, magari questo triangolino qua o altre così, ma sono proprio pelli nell'uovo, mi piace tanto. Piace moltissimo anche a me. Tra l'altro la posizione di guida secondo me ricorda vagamente quel cockpit che abbiamo trovato soprattutto su DS5. Mi sembra proprio di essere al centro di un caccia pronto a spiccare il volo. Mi piace oltretutto anche la possibilità di avere tanto spazio per le gambe, perché come sempre il vano portaoggetti è bello incassato e abbiamo anche tanti vani sui quali tantissimi. Questo è anche refrigerato, ma è enorme, ragazzi. Qua dentro ci sta veramente di tutto. La schiscetta se andrete a fare la gita di famiglia, e soprattutto il vano qua sotto ha il caricabatterie wireless, quindi per quei telefoni standard QI che si ricaricano in questa maniera basta appoggiarlo lì e vai, parte la ricarica, cosa molto comoda. Ricordiamo qualche telefono standard QI per i meno S7, S6 di Samsung, il Nokia, anzi il Lumia 950, insomma ce n'è qualcuno. Poi abbiamo qua la possibilità di cambiare col manettino 4 impostazioni di cosa? Fondamentalmente il controllo della trazione non si fa fuori strada con questa macchina, ha 2 ruote motrici. Sì, è vero che qualcosina a strada bianca si può fare, però la motricità non cambia tanto, non può fare miracoli elettronica. C'è la retrocamera, però guarda qua Luca, in sostanza è un 360, un finto 360. È un finto 360 perché ricostruisce la strada con le camere anteriori e posteriori. Infatti se andiamo avanti o indietro vedete che man mano si ricostruisce il 360 attorno a noi. Però la cosa bella è che in base alla marcia innestata, retromarcia in questo caso, prima marcia davanti, cambia la telecamera per farci vedere nelle manovre se stiamo andando addosso agli altri. Questa è una cosa molto molto bella e intelligente. Come bellissima è l'illuminazione notturna, LED sotto i tagli qua, LED attorno al cruscotto, addirittura viene proiettato il leone di notte sull'asfalto. Per quello dicevo sensazioni premium, perché si hanno quei piccoli valori aggiunti che di solito non si trova su una macchina da meno di 40.000 euro, non si trovano. Allora, sistemi di sicurezza ce ne sono tanti, poi ve ne parliamo. A me non fa impazzire questo, diciamo, questa serie di pulsanti un po' tutti uguali. Allora no, sono belli, ma poi ci si perde un po' perché bisogna guardare per schiacciare quello giusto. 40 km/h, giù tutto acceleratore, 50 adesso. Allora, c'è da dire una cosa, la coppia massima è 2000 giri.
quindi è un diesel particolare, bisogna tenerlo un pochino più su di giro rispetto al solito. Dicevo di sistemi di sicurezza, c'è la possibilità di mantenere la corsia con un intervento attivo sul volante. Non mi ha fatto impazzire per due motivi: il primo, che è un pochino troppo invasivo e brusco, e il secondo motivo è che per attivarlo bisogna usare il touchscreen, bisogna andare in funzioni della guida e attivare, vedete, il mantenimento di corsia, non c'è un pulsantone. Idem il sensore dell'angolo cieco, molto comodo, bisogna sempre attivarlo da qua. Parcheggio, ingresso, uscita parallele, perpendicolare, automatico, che funzionano molto bene. Luca, cosa vuoi aggiungere? Che non mi sono nemmeno dispiaciuti i sedili, che sono un misto pelle e anche questo denim che si trova qui in plancia. Io devo dire che sono comodo, non ho problemi di spalle, non ho problemi di seduta. E poi hai sentito che puoi attivare il massaggio, ma soprattutto con questo pulsante qua a sinistra di tutti gli altri puoi attivare degli ambienti, diciamo, dei profili. Noi abbiamo boost e relax, ma si possono anche personalizzare. E cambia cosa? Cambia che si può innestare automaticamente lo sport, cambia il colore là davanti del cruscotto, possiamo cambiare l'intensità della fragranza perché c'è anche un emettitore di fragranza. Insomma, si può un po' cucire addosso la macchina e cambiare diversi parametri semplicemente schiacciando questo pulsantino. Mi è piaciuta questa scorciatoia. Non mi ricordo una cosa, abbiamo fatto sentire lo start and stop al semaforo? Non l'abbiamo fatto sentire perché ho messo la marcia, quindi è uscito, ma mi sembra che fosse entrato. Entra praticamente sempre e addirittura entra in fase di rallentamento se abbiamo messo in folle la marcia. Contribuisce a determinare dei consumi che secondo me non sono male. 14 in città, 14 al limite autostradale, 21 quando voliamo a 110 in maniera uniforme. Sì, effettivamente non sono male. Una macchina che a me nel complesso è piaciuta veramente tanto, ha dei piccoli difettucci. Un altro difetto che ti segnalo è il fatto che la luminosità del cruscotto e di questo monitor è legata all'accensione dei fari, quindi se io per qualsiasi motivo di giorno voglio accendere i fari mi si abbassa la luminosità lì, mentre se metti in automatico, magari in quelle situazioni in cui c'è luce, mi è capitato in montagna, luce bassa, è presente, serale, certo, quindi che sparava là, sensore di luminosità captava che c'era poca luce, mi ha acceso i fari, però la luce del sole mi prendeva dentro lì e vedevo veramente poco nel cruscotto. Avrei messo un sensore di luminosità separato proprio per questi due displayettoni. Altro piccolo difetto, stavolta in fase di ascolto della musica, magari avete Spotify collegato via Bluetooth. Che cosa succede nel cambio tra una traccia e l'altra? C'è un piccolo salto audio, per cui c'è un buco d'audio di meno di un secondo, che però alla lunga è fastidioso, perché tutte le volte pensi che ti stia per suonare il telefono, in realtà è la canzone che sta cambiando. Mentre la cosa bella è che in vettura c'è una SIM con cui si può condividere la connettività wifi con tutti gli occupanti. Ma qual è la cosa che mi è piaciuta tantissimo? Navigatore, TomTom, traffico preciso, ma la possibilità di segnalare gli autovelox semplicemente da qualsiasi schermata. Basta cliccare su questo triangolone e vedete, potete segnalare radar mobile, radar fisso, radar semaforico, dare l'ok, così che la community verrà informata che lì c'è un pericolo, quindi di stare particolarmente attenti. Secondo te a chi è destinata questa macchina? A me. A te? Un'altra volta. Perché ci stai comodo? Lo ripeto perché mi piace particolarmente anche il design esterno, l'avete visto in fase di presentazione. In generale questa può essere la prima macchina da famiglia, magari una famiglia che non ha più di 2 figli, ma chi ha più di 2 figli al giorno d'oggi. Tra l'altro partiamo da 23.150 euro in base di gamma. Nella nostra motorizzazione partiamo da circa 30.000 euro e con tutti gli accessori che vi ha raccontato Andrea saliamo a circa 37.000. Che secondo me è una cifra onesta, ma soprattutto spenderei 1.000 euro per mettere questo fantastico tetto che si apre, illumina, alla tendina elettrica che si apre e si chiude, oltre ai LED nelle guide che mi fanno sempre impazzire. Sì, qualche piccolissimo difetto di gioventù per una macchina che secondo me è venuta veramente bene a Peugeot. Bella la linea, bella il design, si guida bene, è comoda, in autostrada molto confortevole, non è particolarmente sportiva nonostante la sigla GT Line ce lo lasci sottintendere, anche se comunque le sue prestazioni ci sono. L'assetto è più tendente al morbido, forse l'avrei irrigidito un filino in questa versione GT Line, però per il resto veramente una vettura che mi è piaciuta. Raccontateci tutte le vostre impressioni sui consueti canali, noi ci vediamo la prossima volta, ciao! Ciao!